Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 6 al 12 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli e anche i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo ad inquadrare le energie principali della vostra settimana, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Questa settimana parte sotto una buona stella, nel senso che proprio la carta della stella ci dà una carica di speranza, di ottimismo, di rinnovamento, sia perché magari può accadere qualcosa di speciale, di specifico, tipo un evento o anche una nuova ispirazione, desiderio e voglia di intraprendere nuovi percorsi o qualcosa effettivamente da realizzare. Questo potrebbe essere proprio il momento giusto per incominciare a pianificare, a piantare qualche semino, in qualche modo a muoversi. E poi, come vi dicevo, iniziare un po' con la stella vuol dire comunque avere una bella energia. Ovviamente le energie vanno comunque in qualche modo conservate, consolidate, portate avanti, se non si scontrano effettivamente con alcune situazioni esterne, come possiamo vedere dalla presenza della montagna. Questa non deve spaventare effettivamente. Ricordo che è una stesa generica, magari per molti di voi si ha la possibilità di comunque ottenere degli ottimi risultati, un raggiungimento, maggior equilibrio, dei riscontri positivi, quindi vuol dire che il vostro impegno verrà ripagato. E poi effettivamente la montagna potrebbe essere una fase in cui ci si ferma, forse ci si può riposare, ma per aspetti nel quotidiano si può anche riguardare, ahimè, un ritardo, un blocco, un ostacolo, un qualcosa che procede in un modo o troppo lento e diciamo portare pesantezza, quindi qualche opposizione. Quindi giudicate, vedete voi in base a quello che state vivendo, perché come vi dicevo per alcuni può essere positiva e quindi di riposo, per altri può essere un po' stancante perché magari ci sono delle cose che devono essere attenzionate. I segni zodiacali dominanti in questo periodo, soprattutto in questa settimana, sono i segni di acqua. Cancro, Scorpione e Pesce. Abbiamo anche un po' quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, potete anche ascoltare anche alcune indicazioni, le adattate ad altre situazioni legate alla famiglia o alle amicizie. Troviamo la carta Narciso. Ecco, il Narciso è un po' particolare come messaggio perché proprio il significato della carta può essere un qualcosa di positivo, nel senso cercare di stuzzicare qualche moina, qualche smanceria o anche qualche provocazione. Invece per altri aspetti purtroppo può indicare una fase di indecisione dove ci sono i sentimenti un po' confusi, si può essere un po' o egoisti o attaccati eccessivamente a alcune cose, oppure anche un comportamento, un atteggiamento un po' fastidioso, che poi si possa avere a che fare anche con una persona narcisista. Ovviamente spero che non sia assolutamente il vostro caso, però come indicazione va comunque detta, quindi vuol dire che ci sono questi presupposti da superare ovviamente, oppure possono ritornare se ciclicamente si ripetono alcune situazioni, e dico sempre che quando alcune cose tendono a ripetersi vuol dire che si presenta automaticamente l'opportunità di comprenderli meglio per poterli gestire e non solo anche modificare e risolvere, perché effettivamente vediamo questa agenziana
È vero che ci può essere un po' di conflitto, un po' di contrasto, qualche blocco, assolutamente sì, oppure in positivo magari sogni e desideri, idee, cose da realizzare, che però ovviamente ci vuole diciamo tanta volontà, tanto impegno. Magari se vi sentite particolarmente stanchi o destabilizzati, forse è una fase di raccoglimento o comunque è una fase in cui bisogna fare un po' di ordine per cercare di ripartire al meglio. Per i single, il fatto di ripartire al meglio è possibile, potrebbe esserci un po' di pesantezza come abbiamo visto, ma in questo caso legato a vecchie situazioni o a cose che vi portate dietro o a situazioni che non ancora si sono concluse, quindi qui c'è da capire se effettivamente è il caso proprio di lasciare andare quelle situazioni o quelle persone che possono essere anche tossiche, che vi possono bloccare e quindi procedere, andare avanti. Quel conflitto interiore può indicare proprio una fase di indecisione e di incertezza in questo senso. Magari c'è anche l'opportunità di rivedere, ritrovare insomma alcune persone, quindi se queste in realtà sono positive e vi danno l'opportunità di lasciare tutte queste vecchie situazioni negative, allora magari si può cogliere una situazione del genere per cercare proprio di andare avanti e procedere. Vediamo adesso la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Ecco, qui forse si riflette maggiormente un po', come vi dicevo, la carta della pesantezza, della stanchezza e di un blocco e di un ostacolo. Può derivare da una persona, da alcuni atteggiamenti o alcune cose anche a livello esterno, quindi non solo persone, anche situazioni. Magari è qui che si ha l'opportunità di poterle gestire, di poter capire. C'è il dottore che a livello metaforico comunque è una figura di riferimento che da parte nostra ci consiglia di guarire alcune cose, di entrare proprio dentro a quello che stiamo vivendo e prenderci il tempo proprio di capire come procedere. Magari potreste già trovare delle indicazioni giuste, se non proprio da risolvere immediatamente. Abbiamo visto che ci sono quei presupposti e quei propositi da realizzare successivamente, cosa che vale anche nelle varie problematiche. Ci può essere anche una persona che magari vi aiuta e vi sostiene. Questa è una bellissima energia perché parla di generosità, di aiuto o anche da parte vostra di saggezza, di sensibilità, di ottimi risultati, di sviluppi positivi, che quindi sapete che se non ottenete subito, procedendo, andando avanti con pazienza e con costanza, riuscirete. E io direi anche per chi è in cerca di lavoro. È una fase, è vero, un po' complessa, possono esserci dei ritardi, degli impedimenti, magari fate un po' fatica a gestire la vostra ricerca, però insomma presto ritroverete forza, diciamo, ed equilibrio, e forse anche il momento giusto per fare dei cambiamenti che saranno sicuramente più positivi e costruttivi per voi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!